Questo vizinetto non porta mantello, non porta mantello, né manco gorito, in tempo de fritto non aratiti. Questa era la vecchia cantina. Io tutto ciò che c'era qua dentro l'ho riportato in questi locali qua. E più che cantine erano locali dove si faceva il formaggio. Noi abbiamo preso questo posticino, lo stiamo rimettendo su, insomma. E qua abbiamo riportato un po' quello che abbiamo trovato. Le botti, io botti in orbaceo ancora in Sardegna non ne avevo visto. Io non so se Dario ne avesse mai visto o voi, qualcuno di voi, perché magari girate anche abbastanza. Un po' come i cerchi, no, delle botti francesi. Qua invece con l'orbaceo. L'orbaceo non è altro che la lana sarda. E abbiamo ipotizzato che questo fosse sicuramente una botte da carro, no? Perché è diversa ha meno pancia delle altre. L'orbaceo è la lana con la quale si fanno i costumi sardi. Ok, facciamo i costumi sardi. E un mio caro amico mi ha regalato questo giornale, io lo lascio qua. Ogni tanto lo sfoglio, lo sfogliano insomma gli ospiti che vengono a trovarmi, insomma. È un pezzo storico e mi dispiace tenerlo così, lo sai, solo che lui me l'ha regalato incorniciato. Ma che noia tenerlo incorniciato. No, non lo si può toccare, sfogliare. Solo che si rovina, lo so, però vabbè. Ora, vabbè. Oh no, sono scelte. E tu sei di qua? Io sono di Alzara. Sì, sono di qua. Sono stata un po' di tempo fuori. Ho vissuto un po' in Veneto, in Lombardia, in Campania, un po' a Cagliari tanti anni perché ho fatto microbiologia. Sulcis è una terra sarda ricca di miniere e miniere significa anche piombo, cadmio e tanto altro, ok, che sono tossici. Quindi niente, il mio lavoro nasce dalla terra. Ho proseguito la microbiologia e per me questo è un giocattolino, nel senso che io ce l'ho perché adesso qua non possiamo vedere nulla adesso. Perché non possiamo vedere nulla? Perché le fermentazioni sono concluse, ok? Di conseguenza non possiamo vedere nulla. A me serve durante le fermentazioni per capire, poi fermentazioni spontanee ci sono una serie di popolazioni, no, che si alternano. Ma puoi mandarci poi delle foto di... Certo, sì, ne ho tante, sì. Ogni tanto quando vedo no, dei lieviti, quando vedo le Saccharomyces, quando la gemazione, no? Si riproducono per gemazione, quindi le cellule che si separano. A voi magari non ve ne frega nulla perché che cosa ne... A me invece io impazzisco. Venite! Sì, si stanno riproducendo, insomma. Stanno gemmando, no? Ognuno ha la sua passione, chi ha la caccia, chi ha... no. Drommi vida e coro, drommi vida e coro, drommi vida e coro, drommi vida e coro e riposani. È veramente una fortuna quella di non aver avuto fratelli, perché io sono sicura che se avessi avuto un fratello soltanto, io in vigna con mio padre non ci sarei mai andata, perché poi in effetti non potrei saperlo, però culturalmente è così. Una famiglia con il figlio maschio e la figlia femmina sta a casa, aiuta la mamma, culturalmente era così, e l'uomo invece aiutava il padre in campagna, quello che erano le faccende, insomma, vigna, bestiame, quello che era. Io non ho fratelli maschi e mio padre aveva le campagne, aveva le vigne e ci portava, andavamo, e io l'ho fatto all'inizio, era una cosa normale, no? Ce lo fai perché devi farlo, è a casa. Poi invece mi è piaciuto il mondo della viticoltura e dell'enologia e volevo metterci in mano, in piena adolescenza, volevo metterci in mano, tant'è che mio padre mi regala la mia prima botte e mi dice: questo è il tuo giocattolo, arrangiati, gioca lì, no, insomma, questa è la tua botte, fai i tuoi esperimenti là dentro, ok. E quanti anni avevi? Forse mi era appena diplomata quando mi ha comprato la botte, sì, 19 anni, forse tra il diploma e l'università. Diciamo che l'alberello ti limita nella quantità, no?
ed è un po' voluto anche il fatto di impiantare, di fare un nuovo impianto d'alberello. È un po' da masochisti, qualcuno dice. Una cosa Però- ti volevo chiedere, allora, perché comunque a parte la DOC Mandorlesai dove devi rispettare quella Certo. percentuale di quei vitigni, però voglio dire, in questa vigna adesso, a parte vabbè, qualche uva, qualche vitigno che conosco come il Cannonau perché è facilmente riconoscibile anche dal tralcio, ma qui hai anche altre varietà Sì, oltre qua, Cannonau, sì. Monica e Bovale. Sì, Cioè, assolutamente, qui c'è. che percentuale rispetti qua di quali vitigni? Allora, questi sono vigneti un vigneto impiantato 60 anni fa, no? Di conseguenza non sono stata neanche io un po' a decidere quello che era l'impianto. Prese in affitto, troviamo dal Cagnolari, troviamo dal Niedamanna, troviamo Pascale, troviamo un po' di Giraud, ok, troviamo Quindi veramente un bel po'. Barbatelle americane 2017 e in estate nel 2018. L'anno più brutto per la viticoltura sarda e nazionale, credo, 2018, no? E infatti Piovuto sempre? ha piovuto, il vigneto appena impiantato, piovuto, abbiamo, diciamo che non solo marciume, no, ma proprio le ha portate via le barbattelle, quindi lì su abbiamo dovuto rimpiantare quasi 2000 barbattelle. Su 8000, non sono poche. E non è una banalità quando ho una frase fatta a dire che siamo nel pieno del cambiamento climatico. Chiamatelo come volete. Se vi va di chiamarlo cambiamento climatico, chiamatelo cambiamento climatico. Ma è sempre un'incognita. Ogni anno è una X. Ogni anno è una X che tu non sai come affronterai l'annata, no? Perché abbiamo ormai veramente stagioni in cui devi inerbire perché non riesci a trattenere l'acqua dagli acquazzoni che hai. Sai quando potto? Ho iniziato a potare adesso. Questa è prepotatura. Sì, la sì, sì, potatura. prepotatura. Quando ho già le gemme gonfie, quando le mie gemme sono gonfie e sto potando, potatura secca e la settimana dopo devo già incominciare a potare con la potatura verde. Cioè una cosa che non si era mai vista prima. È proprio una cosa che, per far sì che cosa? Che posticipare la maturazione in modo a allungare il ciclo, perché altrimenti ho ok gli zuccheri e tutto il resto, e precursori aromatici. Noi non beviamo vino perché vogliamo solamente lo zucchero che viene trasformato in alcol, noi continueremo a bere vino perché vogliamo che sia un'esplosione in bocca. Il vino è troppo complesso per essere descritto solamente dalla maturazione tecnologica. Ecco, il momento giusto è quando sono a 21 babbo. E che cosa me ne frega? Fino al 2021 facevo un piede cuve. Perché? Perché avevo un po' paura. Perché o le fermentazioni spontanee le fai bene, le fai bene. Devi farle bene, devi essere veramente starci quasi appresso, no? Integrità dell'uva, qualità altissima, e la stagione climatica soprattutto deve essere favorevole, anche perché se ti piove prima poco. Popolazione Insomma, per quanto riguarda invece il 2022 non ce l'ho fatta a tagliare, perché piede cuve significa che comunque tu 4-5 giorni prima devi entrare in vigna e tagliarti un po' di uva per fare il tuo mastello, no? Un po' come il lievito madre. Io dico sempre quello, no? Un po', anche se sono latobacilli, è completamente diverso a livello di microrganismi, però fare un piede cuve è fare un innesto, uno starter. Quindi io taglio 4-5 giorni prima un po' di uva, la lascio nel mio mastello, ok? Faccio sì che la fermentazione parta, poi a un certo punto chi prenderà il sopravvento? E sarà per forza il nostro Saccharomyces. Perché? Perché è quello che riesce a tollerare maggiormente l'alcol, ok? Quindi io quando è che inoculo? Prendo il mio microorganismo, prendo il mio mastello, il mio starter, lo inoculo poi nei mastelli più grandi. E questo ti dà certezza, sicuramente, ma ti dà meno complessità, però ti dà più certezza. E quindi all'inizio sì, tu puoi avere tutti gli studi di questo mondo, ma all'inizio avevo un po' paura, ti dico la verità, a fare la fermentazione spontanea. Ma perché, ripeto, siamo pochi, ne facciamo pochi, riusciamo a stare dietro. Essere piccole realtà Però è significa la anche sommatoria quello, di no? piccole realtà, cioè riuscire a creare un minimo di rete tra piccoli, no? E questo crea massa. Non si ha abbastanza lungimiranza, molte volte si ha un po' di, non lo so, sì, chiamiamola poca lungimiranza, però ci Inerzia, crediamo, pigrizia, dai, colonizzazione, pigridici, non lo so. ci sono questi grossi
queste grosse imprese che sono le imprese appunto della grande distribuzione, dei centri commerciali, dei supermercati, che E poi teniamo la cultura. Basta, non servono a niente, si spende di più, si sta ma peggio, non è una falsa sta roba dell'economia che costa di meno, è una cazzata. Si vede che a un certo punto è cambiata la potatura, vedi? È intervenuta forse la generazione successiva, quindi ingloba 2 scultori, no? Non ti è mai passa questa cosa guardando dall'aereo la natura sotto, che noi siamo scultori del globo, no? Sì. Non ti è mai passa questa Certo. cosa, secondo me. E poi scendi giù e la vita è quella che secondo me Che è la riesce vita, no? a mimare la Proprio scultura più metaforica. bella. Io adoro sta pianta, la guardavo da là e lei mi guardava, io ne sono convinto. Questo pizzineddu non porta manteddu, non porta manteddu, ne manco gorittu. In tempo de frittu non naratitia, drommi vida e coro e reposa ninnia. Questo è un clone di Monica che difficilmente si trova, erano molto spargoli con dei grappoli piccoli e i raspi rossi. Invece la Monica che si trova in commercio adesso è molto... diciamo che l'evoluzione del È un vitigno biotipo meno- è stata quella di produrre tanto, mentre su questa varietà si riescono a fare dei vini anche con una certa struttura. Sono tutte così strette le vigne più o meno. Allora, no, questo è l'impianto antico, fatto secondo la concezione del lavoro manuale. Prima ovviamente si lavorava uno per uno? allora, è 1,20 m. Io quest'anno ho fatto più uva dell'anno scorso e ho prodotto 100 litri in meno. Perché ridi? Perché hai detto a far Napoli, perché è un nostro modo di dire qui. Ah, ho detto a far Napoli. lascia perdere. Ah, sì. C'è Armando, io non ho pensato a Armando. Scusami Armando. Però si utilizza molto in Sardegna questa cosa. Non lo so. Samuele è proprio un Io ho rosso. vissuto a Napoli, io ho vissuto un anno a Napoli, io la amo Napoli, però mi è uscito, ma è un tipo, È un detto sardo, no, veramente. No. per dire Affanculo. no, Cioè, cosa vuoi dire? aspetta. Dici la verità. Passiamo. Drommi vida coro, drommi vida coro e reposa ninnia.